Ciao a tutti e tutte e benvenuti e benvenute in un nuovo video. Oggi riprendiamo un pochino la serie di approfondimenti teorici che facciamo con tema ristrutturazioni. Non so se avete avuto modo di vedere il primo video di questa nuova piccola serie, ma l'ultima volta abbiamo parlato di permessi costruttivi, quindi abbiamo parlato di CILA, di SCIA e di permesso di costruire e di tutto ciò che è necessario prima di iniziare a ristrutturare. Oggi invece mi piacerebbe parlare di quali sono i protagonisti di una ristrutturazione e quindi, oltre a fare riferimento alla normativa che abbiamo citato nel primo video, ovvero il testo unico per l'edilizia, faremo riferimento anche al testo unico per la sicurezza sul lavoro, che nello specifico è il decreto legislativo 81 del 2008. Per facilità di comprensione mi concentrerò sulle opere private, ovvero tutte quelle ristrutturazioni che hanno come committente non un ente pubblico, ma appunto una persona fisica privata. Se vogliamo elencare le figure professionali che partecipano alla riuscita di un cantiere, la prima che dobbiamo citare, e ovviamente forse la più importante, è quella del committente. È la più importante perché il committente è il titolare della spesa, quindi senza il committente che incarica un'impresa edile, che dà un appalto a un'impresa edile, non esisterebbe proprio la ristrutturazione. Non tutti i committenti però sanno che sono tenuti a rispettare degli obblighi e che hanno molte responsabilità quando avviano una ristrutturazione. Il o la committente infatti è la persona che si incarica, che dovrebbe fornire tutta una serie di documentazione agli enti preposti. Ad esempio, prima di iniziare un cantiere è obbligatoria la comunicazione dell'inizio del cantiere all'ASL, che è l'azienda sanitaria locale. Questo avviene tramite un documento che si chiama notifica preliminare, che raccoglie tutte le informazioni basiche sul cantiere, ovvero l'importo dei lavori, la data di inizio lavori, la data presunta di fine lavori, chi svolgerà i lavori e tutte le figure partecipanti al cantiere. A questo punto quindi entrano in gioco le altre figure del cantiere. Iniziamo dalle figure professionali dei tecnici, ovvero tutti quei professionisti incaricati direttamente dal committente che aiutano il committente a portare avanti l'opera in tutte le sue sfaccettature. La prima e più importante figura, a mio parere, è quella del progettista o della progettista. Ci riferiamo qui a un architetto, un ingegnere o in alcuni casi anche un geometra che si occupa di redigere un progetto sulla base delle esigenze del cliente e del budget del cliente e che si occupa di rendere visualizzabile questo progetto, quindi tramite disegni, eventualmente render e altri metodi comunicativi illustra il progetto al cliente e alle maestranze. Dopo il progettista esiste la direttrice o il direttore dei lavori. Anche qui si tratta di un tecnico, può essere un architetto, un ingegnere o di nuovo un geometra, non in tutti i casi, che si occuperà di gestire fisicamente tutto il cantiere, ovvero assicurarsi che le lavorazioni siano svolte in maniera corretta e che rispondano correttamente alle lavorazioni progettate in precedenza dal progettista. In pratica il direttore dei lavori vigila sulle condizioni di appalto e di capitolato, ovvero tutte quelle condizioni decise in precedenza tra gli altri vari componenti della ristrutturazione, il committente, il progettista e le imprese. Il direttore lavori controlla che tutto si svolga secondo ciò che si è stabilito in precedenza. Spesso e volentieri il progettista e il direttore dei lavori coincidono, ma non è un obbligo, nel senso che spesso a mio parere è importante che queste due figure coincidano per il semplice fatto che si risparmiano
tante comunicazioni che possono sfociare in disguidi o incomprensioni, ma non è necessariamente una cosa negativa, nel senso che a volte il progettista può non avere necessariamente tutte le competenze tecniche di cantiere e viceversa, quindi dipende da situazione a situazione. Ovviamente secondo me è importante che la committenza sia informata di questa possibilità, cioè che si possa incaricare separatamente il progettista dal direttore dei lavori. Quando il nostro progetto prevede che ci siano delle modifiche sostanziali sulle strutture dell'edificio, allora entrano in gioco altre due figure parallele a quelle del progettista e del direttore dei lavori, e sono il progettista delle strutture e il direttore dei lavori delle strutture. Anche qui si tratta spesso di un ingegnere, a volte anche di un architetto, specializzato nel calcolo delle strutture, quindi nel funzionamento statico dell'edificio. Questo affiancamento di tecnici che siano specializzati sul comportamento strutturale dell'edificio è importante anche perché a livello tecnico-amministrativo ci sono ulteriori permessi da ottenere se andiamo a toccare le strutture di un edificio. Questi permessi, ad esempio, non coinvolgono più solamente il comune, ma anche la provincia. Oltre ai progettisti troviamo altre figure tecniche di riferimento molto importanti e consistono nel coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione. Anche qui la figura può essere una sola e la separazione dei compiti avviene nel momento che il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è la persona che redige il piano di sicurezza e coordinamento, chiamato PSC, che è una sorta di manuale del cantiere in cui vengono illustrati tutti i fattori di rischio e come affrontare tutte le pericolosità del cantiere. Ad esempio, in questo manuale, che deve essere sempre conservato all'interno del cantiere, viene riportato l'elenco di tutti gli interventi che verranno fatti, come andranno svolti, quali sono i dispositivi di protezione individuale da utilizzare, come stoccare i materiali di cantiere, come conservare tutti i macchinari impiegati per non farsi male e così via. Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è la persona che attua o comunque si occupa di controllare che questo piano di sicurezza e coordinamento venga rispettato durante l'effettiva esecuzione delle lavorazioni. All'occorrenza, il coordinatore della sicurezza può anche coincidere con la stessa figura del progettista e del direttore dei lavori, ma non può assolutamente coincidere con il datore di lavoro o il titolare dell'impresa a cui viene affidata la lavorazione. Deve essere proprio, per una questione di conflitto di interessi, una persona esterna che controlli il corretto svolgimento delle lavorazioni. Parlando di impresa edile, passiamo agli altri personaggi della ristrutturazione, che sono i veri e propri protagonisti di un cantiere. Mi sto riferendo appunto all'impresa a cui è stata affidata la lavorazione, che può essere un'impresa edile o un lavoratore autonomo, a cui il cliente, il committente, affida le lavorazioni. Il responsabile dell'impresa o titolare dell'impresa spesso coincide con il direttore del cantiere, ovvero con quella persona che concretamente gestisce a livello operativo tutte le fasi del cantiere, ovvero la logistica, come portare determinati materiali, come spostarli, con quali lavorazioni partire e con quali seguire subito dopo. Magari il rispetto dei tempi di asciugatura di determinati intonaci o massetti, praticamente gestisce a livello operativo i suoi dipendenti e quindi le maestranze.
Il titolare dell'impresa affidataria è a tutti gli effetti il responsabile della messa in atto dell'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza. Praticamente cosa fa? A sua volta redige un altro documento che viene chiamato Piano operativo della sicurezza e che, come dice la sigla, consiste in una raccolta di modalità di svolgimento delle operazioni in cantiere. Anche questo è un documento importante che va conservato in cantiere durante tutta la durata delle lavorazioni. Quando le imprese superano un certo numero di dipendenti, devono essere nominati altri responsabili, ad esempio il responsabile per le emergenze, un medico di riferimento, tutta una serie di persone da chiamare in caso avvenga un incidente sul cantiere. Il committente è a tutti gli effetti il responsabile dei lavori, anche su un piano legale, e questo non sempre si sa, non sempre la committenza è al corrente di questa cosa. Cosa significa nello specifico? Significa che il committente deve sempre assicurarsi che i lavori vengano svolti in piena sicurezza e rispettando il progetto e la regolarità dei lavori. Il committente, se vuole, può nominare una persona di sua scelta che assuma il ruolo di responsabile dei lavori al posto suo. Se non la nomina, lui rimane comunque responsabile dei lavori. Tra le sue responsabilità, ad esempio, esiste anche il fatto di doversi assicurare che sul cantiere non accedano persone che non sono autorizzate ad entrarvi. E quindi, ad esempio, non so, in tanti casi mi succede di avere il cliente che vuole far vedere il cantiere a dei suoi familiari, ad esempio. Se i familiari non sono i veri proprietari dell'alloggio, spesso non sarebbero autorizzati all'entrata sul cantiere. Ci sono poi delle casistiche in cui si rende necessaria la presenza di altri tecnici. Faccio un esempio. Nel caso in cui noi dobbiamo affrontare una ristrutturazione nella quale sostituiamo gli infissi, sostituiamo l'isolamento della copertura o rifacciamo interamente la copertura e cambiamo il sistema di riscaldamento, andiamo a modificare profondamente il comportamento energetico di un edificio o di un appartamento. In questo caso, quindi, si rende necessaria la redazione di una relazione energetica, che viene chiamata anche relazione energetica ex legge 10, perché fa riferimento a una vecchia normativa che l'ha introdotta. In questo caso la relazione energetica viene redatta da un termotecnico. Di nuovo si tratta di un tecnico, quindi un architetto, un ingegnere che ha fatto uno specifico percorso di specializzazione nel campo energetico e che quindi è abilitato per produrre questo tipo di relazione energetica. La relazione energetica, nello specifico, serve ad accompagnare il progettista dalla progettazione fino allo svolgimento delle lavorazioni, nel senso che, ad esempio, quando si tratta di fare il progetto preliminare, il termotecnico eventualmente suggerisce l'implementazione o alcune modifiche da applicare sul progetto in modo da poter rispettare i requisiti minimi nazionali o europei suggeriti per il minor consumo energetico degli edifici. Esiste poi un'altra figura che è quella del geologo, che ogni tanto è necessario interpellare, soprattutto quando di nuovo si vanno a intaccare le strutture o si va per esempio a effettuare uno scavo e ci troviamo in regime di vincolo idrogeologico. In questi casi il geologo è interpellato per poter anche lì compilare una relazione geologica che assicuri che il terreno dove noi andiamo a posarci o su cui noi andiamo a aggiungere carico
possa resistere a varie deformazioni che possono avvenire negli anni o a movimenti sismici. Dato che l'Italia è un territorio particolarmente soggetto a movimenti sismici, il geologo è una figura abbastanza frequente sui cantieri, soprattutto nelle ristrutturazioni un po' più invasive. Direi che con questa lista ho più o meno elencato tutti i partecipanti delle ristrutturazioni. Per evitare di appesantirvi non sono stata a elencare figure specifiche che possono rendersi necessarie in alcuni casi, però ovviamente ci tengo a sottolineare che ogni situazione cambia, ogni situazione è diversa e quindi va maneggiata a seconda di quello che c'è bisogno di fare. Ad esempio la nostra casa può trovarsi in una zona vincolata, i vincoli possono essere diversi e quindi il grado di complessità della progettazione e dello svolgimento del cantiere può intensificarsi. Però tutto sommato direi che questo è un riassunto sintetico delle figure principali che operano su un cantiere. Ve le elenco di nuovo in caso ve ne siate perse qualcuna. Ci sono il progettista e il direttore dei lavori, il progettista e il direttore dei lavori strutturale, il CSP e CSE, che sono rispettivamente il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Poi esiste l'impresa affidataria o il lavoratore autonomo, che nello specifico solitamente può essere un idraulico o un elettricista, possono esserci anche geologi, termotecnici e così via. Diciamo che tanti dei nostri clienti, quando si apprestano a ristrutturare in Italia, non si aspettano di dover dedicare una parte del loro budget a il pagamento dell'onorario di tutti questi professionisti. Quindi il mio consiglio ovviamente è quello di tenere conto di questo fattore e ovviamente affidarvi a un professionista, a un architetto che fin dall'inizio vi aiuta a superare fase dopo fase il vostro progetto, nonché vi può aiutare anche nella redazione di un budget iniziale che comprenda al suo interno anche tutte queste figure professionali. Mi raccomando, se avete delle domande non esitate a farcele. Speriamo che questo video sia stato abbastanza chiaro, anche perché si tratta di temi che molto spesso chiari non sono e che variano da paese a paese, però non mollate, mi raccomando. Se avete questo sogno di ristrutturare una casa in Italia oppure acquistarne una e affrontare una ristrutturazione, o ancora avete ereditato una proprietà e volete tornare a viverla, non desistete, perché il percorso è lungo ma è anche molto appassionante e le soddisfazioni finali poi sono tante. Questo video si conclude qui. Se avete dei suggerimenti nello specifico di temi che volete approfondire, non esitate a scriverceli nei commenti e a chiederci quali temi preferireste approfondire. Noi siamo qui per aiutarvi. Ciao, grazie per averci seguiti fino a qui e a presto!